Ah, cosa c'è di meglio di una bella giornata in cui si scopre che una PlayStation 4 è stata utilizzata come sottobicchiere per una tazza da caffè? Allora, vi faccio vedere immediatamente. Questa console arriva da, indovinate un po', eBay. E da quanto ho scoperto c'è un odore da caffè incredibile. Chissà perché non si accende. Allora, a parte le condizioni evidenti di danneggiamento da liquidi, che come appunto ho detto è caffè perché si sente l'odore lontano chilometri, andiamo a vedere, e tra l'altro vabbè gli mancano comunque anche le viti, andiamo a vedere cos'è che non va. Sarà l'alimentatore o sarà la scheda? La console sarà ancora buona? Continuate a vedere questo video e lo scoprirete molto presto. Allora, facciamo così, tanto viti sono inesistenti ovunque. Vediamo se è l'alimentatore oppure se è qualcos'altro. Wow. Caffè, caffè, caffè ovunque. Questa console aveva bisogno di caffeina per continuare a lavorare. Mi sa che è presa, è andata in cucina, si è fatta una bella tazza di caffè, ha detto oh, provo a berne un po' così mi tengo sveglia, e ha fatto una pessima decisione, insomma, che abbiamo capito. Allora, modello di alimentatore ADP 240CR. Vediamo se ne ho uno uguale. No, questo è il modello AR. Eccolo qua, modello CR. Speriamo che questo funziona. E vediamo cosa succede. Allora, inseriamo questo alimentatore. Lo colleghiamo. E andiamo a verificare che cosa succede. Intanto gli rimettiamo la copertura. E verifichiamo. Allora, corrente. Ok. Non è esploso nulla. Forse questo alimentatore non va? Può essere. Prendiamone un altro. Ok. Vediamo con questo. C'è qualcosa che non quadra? Il pulsante non va? Allora, o magari è la scheda, o magari è la scheda. No, sembra che non abbia, non gli arriva corrente.
Allora spostiamo queste cose qua. O magari il coso qua non funziona. Può anche essere. Infatti. Perché? Perché non è attaccato. Ok, adesso ho corrente, scommettiamo. Avevo staccato l'interruttore generale dove c'era attaccata anche questa. Ragazzi, controllate sempre che, che ci sia la corrente da dove dovete lavorare. Ok. Ah, ok. Sì, si accende. Si accende, quindi ok, sì, è l'alimentatore. Chiaramente prima di fare il video ho dato una controllatina, l'ho attaccata alla corrente e ho visto che non funziona. E c'è pure il LED bianco. E andiamo ad attaccarlo al monitor. E spero che si veda. Tecnicamente sì. Si sente anche il suono, quindi la console funziona. Aspettate che regolo. Ok. Quindi spegniamola e andiamo a vedere. Oh, è una bella fortuna che dopo tutto il liquido che ci sta sopra funziona ancora. Ah, è andata in stand. Vabbè. E... aspettiamo che finisca. Ok. La riaccendiamo un attimo e la andiamo a spegnere correttamente. Molto 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 bene. Allora, adesso che abbiamo appurato che la console funziona correttamente, chiaramente andrà pulita, ma per il momento questa la mettiamo da parte e andiamo a verificare cosa c'è che non va con il nostro alimentatore. Allora, ho preso quello giusto? Spero di sì. Allora, come prima cosa, come ho detto svariate altre volte in altri video, gli alimentatori sono una cosa pericolosa. Non metteteci le mani se non sapete dove andare a mettere le mani. Ci sono dei condensatori all'interno che trattengono il voltaggio per anche diverse ore, se non giorni, e raggiungono fino a 400-450 volt. Quindi sono molto pericolosi. Andare a toccare nel posto sbagliato o vi fa molto male o andate a finire in ospedale. E quindi questo video non è un video tutorial, non è un video su come riparare un alimentatore, questo è un video di intrattenimento per farvi vedere come io riparo un alimentatore. Tutto qua. Ok, allora alimentatore, c'è una vite qua e una vite qua che chiaramente sono già state rimosse e questo alimentatore sembra sia già stato anche aperto, magari l'ho aperto io in passato, e questa console è qua da qualche giorno, qualche settimana, l'ho acquistata qualche tempo fa, adesso non ricordo molto bene. Ok. Allora, eccoli qua, questi due sono i due grossi condensatori. Andiamo a vedere che voltaggio c'è in questi condensatori. Allora, negativo e positivo. Ok, questo condensatore è scarico, quindi l'alimentatore è sicuro da toccare. Molto bene. Il che mi sta benissimo così. Ah, vedo già una cosa. Vedo già una cosa. Allora sì, è questo l'alimentatore. Allora vuol dire che l'avevo già smontato in precedenza. Vedo già di subito. Voi magari non riuscite a vederlo così, ma adesso ve lo faccio vedere dal microscopio.
Ok, ci siamo? Sì, ci siamo. Allora, come vedete ADP 240 CR e eccolo qua, quello che vedo io. Vedete? C'è una traccia carbonizzata. Secondo me gli è finito dentro il liquido e ha carbonizzato questo circuito qua. Andiamo a vedere se è collegato in qualche modo. Allora, modalità di continuità con segnale acustico, andiamo a verificare. Sì, tra la massa e questo punto c'è continuità e fra questo no. Quindi questo deve essere una massa e questa no. E facendo cortocircuito sicuramente ha fatto saltare il fusibile. Allora controlliamo il fusibile qui, questo fusibile. No, questo è a posto. Andiamo a vedere l'altro. L'altro è, eccolo qua, T1A 250 volt. Eccolo qua, il secondo fusibile. E questo secondo fusibile bisogna andare a vedere da dietro. Dovrebbe essere questo. E questo, come sentite, non c'è nessun suono, quindi non è continuo. Non essendo continuo, chiaramente non passa la corrente. Però, chiaramente, allora qua vediamo dei segni. Qua vediamo un segno di bruciatura. Ma non sappiamo se effettivamente possa aver causato solo questo il problema del fusibile oppure se c'è anche dell'altro dopo. Quindi noi facciamo così, andiamo a prendere dalla nostra massa, ok, di un condensatore, quindi voi andate a prendere qui o dal piedino del condensatore dove c'è il negativo, vedete che è segnato negativo, oppure potete vabbè andare a prenderlo anche da qua che è una piastra metallica direttamente collegata alla massa dell'alimentatore, e andare a verificare dietro, ok? Quindi noi abbiamo qui la piastra metallica, ok? Arriva dietro e c'ha queste cose qua, c'ha le sue gambe di appoggio, eccetera. Allora, noi prendendoci da qua, andiamo a vedere dov'era il fusibile, ecco qua. Allora, da questo lato qua non c'è continuità, da quest'altro lato qua non c'è continuità, il che vuol dire che va bene, e è esploso solo il fusibile. Se ci fosse continuità tra la massa e una parte del fusibile o l'altra, vuol dire che una parte del circuito, cioè la parte a sinistra o la parte a destra del circuito, è in cortocircuito e quindi c'è qualcos'altro oltre il fusibile che è esploso e forse ha bisogno di essere sostituito, perché se no, se cambiamo il fusibile senza sapere che cosa c'è dopo, il fusibile continuerà a esplodere e noi non sapremo perché continua a esplodere. Chiaramente se il fusibile mostra un cortocircuito prima del fusibile, ovvero sulla parte, che ne so, sinistra del fusibile, vuol dire che c'è, noi adesso su questa parte qua, lo faccio vedere dall'alto, qua c'è il fusibile. Se noi abbiamo un cortocircuito su questo lato di qua, vuol dire che abbiamo un problema su questo lato di qua. Se noi abbiamo ci segnala il cortocircuito dalla parte sinistra, noi vuol dire che abbiamo un problema di qua, ma se abbiamo un problema di qua, molto, molto facilmente esplode questo fusibile, perché questo è il circuito di alta tensione dove appunto entra la 220 volt e va a finire nei condensatori. Se c'è qualche problema qui su questa zona, di solito esplode questo e non questo. Questo è relativo per questa zona di qua, quella di bassa tensione, diciamo, quella che regola i 12 volt. In questo caso secondo me siamo anche fortunati, vedremo chiaramente. Adesso vado a sostituire questi fusibili qua, che mi sono già procurato in tempo, e andiamo a vedere che cosa succede. Prendiamo uno, sostituiamo e speriamo.
che sia solo quello il problema. Ok, ci vediamo quando ho sostituito. Ok, eccoci qua, fusibile tolto, messo uno nuovo, si vede rosso. Andiamo a fare un attimo misurazione veloce. E come sentite c'è il suono, quindi la continuità c'è. Ora, speriamo in bene, al massimo esplode il fusibile, come ho detto. È sempre meglio utilizzare i fusibili comunque, perché in caso di guasti o altro il fusibile interviene. Non fate fili a caso, cose unite senza protezioni. I fusibili chiaramente sono di protezione. Se non c'è il fusibile si rischia grosso. E da questo lato qua, dove c'era la bruciatura che vi ho fatto vedere, chiaramente ho pulito l'area e gli ho dato, si vede poco sicuramente questa parte qua, gli ho dato un attimo di maschera. Ok, ho pulito l'area perché il carbone è conduttivo, poteva comunque avere problemi di conduttività. Appena gli davo corrente poteva esplodere di nuovo perché il carbone faceva da conduzione e ritornavamo allo stesso punto di prima. Quindi ho pulito l'area, alcol isopropilico, ho grattato via il carbone e la scheda praticamente per eliminare tutto il carbone che c'era. Gli ho rimesso un attimo di maschera protettiva e basta. Quindi se tutto va bene, e spero che possa andare bene, questo alimentatore dovrebbe essere a posto e tenere. Quindi chiudiamo e facciamo una prova così a banco senza andare a metterlo nella console. Quindi corrente e andiamo a ok, non succede nulla, il che va bene. Allora lo giriamo con attenzione e andiamo a verificare su questi connettori qua se abbiamo i 5 volt. Andiamo a prendere la massa in un punto di questi due. Qual è la massa adesso? La massa è... sarà questa qua la massa? Sì. Ok, la massa è sulla parte più lontana, sul bordo della scheda. Qua c'è il connettore 12 volt. Comunque, adesso vi metto il multimetro a schermo, datemi un secondo. Dov'è? Dov'è sparito il programma? Allora, eccoci tornati qua. Il multimetro a schermo, praticamente avevo disinstallato il programma inavvertitamente. Ho fatto un attimo di pulizia ai software del computer e ho eliminato anche questo, quindi ho dovuto rifare tutta la procedura. Ok, cose strane a parte, stavo dicendo, andiamo a vedere, vi faccio vedere che adesso da questo connettore qui escono i 5 volt. Allora, gli andiamo a mettere puntale nero sul negativo del connettore e il negativo del connettore è questo qui. Ok. E il positivo, c'è il positivo a sinistra e il positivo a destra. Come vedete ci sono 4,78 e 4,76. Quindi adesso andiamo a metterlo sulla console. Quindi prendiamo la nostra console, apriamo togliamo il cavetto, lo alziamo, ok,
e andiamo a rimetterci il suo alimentatore originale. Vediamo cosa succede. Ok, è collegato, chiudiamo. Colleghiamo la corrente. Ok, 1 2 3. Sì, vediamo se tiene la carica. Sì, sembra mantenere i 12 volt. Vediamo se arriva fino alla luce bianca. E arriva fino alla luce bianca, molto bene, molto bene. Quindi la riparazione è terminata. Molto bene. Stavolta è stato un caso fortunato, alimentatore scoppiato, perché come si vede, come si è visto, un fusibile è esploso per il semplice fatto di aver usato la console come sottobicchiere, come capita spesso. È una bella console piatta, capita di dire ok, ci appoggio sopra delle cose, ma è meglio se si evita assolutissimamente di metterci sopra bibite o cose liquide, insomma, qualsiasi cosa di forma liquida. Non fa bene all'elettronica in ogni caso. Ok ragazzi, il video termina qui. Iscrivetevi, mettete like, commentate, fate quello che volete. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!